Allora, partenza. Che macchina silenziosa. Nelson, innanzitutto grazie per questo passaggio a Milanello. Vedi? È un piacere avere un autista speciale come te per un giorno. È un piacere anche per me. Siamo su una macchina, direi, particolare. Ecco, la prima volta che tu guidi un'auto elettrica, Sì, vero? la prima volta che guido una macchina totalmente elettrica. Che ho una macchina ibrida, che non è la stessa cosa sicuramente. Sì. Questa qua si vede che è più silenziosa, più confortevole, e ci sta molto bene. No, veramente mi piace tanto. Parleremo man mano poi anche della macchina, di come ti troverai strada facendo. Stiamo però partendo da Milano, che ormai è una città che per te è diventata casa negli anni, no? È una città fantastica, Milano, perché da quando sono arrivato qui sono uno che mi piace conoscere tante cose, no? Tante cose nuove nella mia vita, è una cultura completamente diversa da quella che abbiamo vissuto in Brasile, diciamo così. Il calcio también diventa importante, perché sicuramente vivere a Milano, giocare nel Milan e con i tifosi che abbiamo qui in tutto il mondo, sicuramente è una cosa piacevole. Quali zone preferisci di Milano? Tu hai una tua zona preferita dove ti piace magari andare un po' più in giro? Allora, quando sono arrivato abitavo lì in Podromo, Sì. che era più tranquilla, diciamo così. Adesso abito più in centro. Sicuramente in centro c'è più casino, c'è più gente, c'è più movimento, è un'altra vita. Adesso che i miei figli già sono grandi, che vogliono anche loro conoscere un po' di più la città, allora la mia scelta è di abitare un po' più in centro, nel senso di fare tutto a piedi, diciamo così. Certo. Senti, hai parlato appunto di Milano come una città che ti piace, ormai che è diventata casa per te. Però quel che ti chiedo è, nel corso degli anni c'è mai stato un momento in cui tu hai avuto un po' della cosiddetta saudade di Rarà, del tuo luogo natio? No, sicuramente sì, sicuramente, perché il brasiliano sente tanta saudade del Brasile, giustamente perché ci sono amici, ci sono un'altra cultura, ci sono altre atmosfere, ci sono le spiagge, ci sono tanti fattori che quando tu sei qui, che magari ci concentri un po', la mancanza della famiglia, degli amici ci sta, perché ho cresciuto la mia vita tutta in Brasile e sicuramente questa saudade che ho dei miei amici, del mio ambiente è normale, no? E anche se stiamo lontano, lo so che qua in questa città mi dà tanto, però la saudade sempre c'è. Quindi tu mi insegni che si dice saudade, non saudade. Saudade. Si dice più saudade, quindi è più pronuncia brasiliana, saudade. Sì, saudade. Ok. Senti, invece tu come passi il tempo libero? Ti piace magari uscire spesso per passeggiate, No, non mi piace uscire spesso. Ultimamente sono sempre a casa con la mia famiglia, guardo sempre la TV o magari esco con un po' di amici per fare un po' di sport, perché mi piace giocare calcetto con i miei amici, vado anche a giocare a padel, che adesso tutti vogliono giocare, sì, quindi sì. sono anche io dentro di questo nuovo mondo. Questi sono i miei divertimenti, magari non so, uscire a mangiare con la mia moglie, con i miei figli, mangiare una pizza. Hai parlato di stare tanto in casa, del fatto di rilassarti un pochino, magari insieme alla tua famiglia, così immagino guarderai anche serie TV. Sì. Ce n'è qualcuna che ti ha un po' più colpito, che hai guardato un po' più con passione in questi ultimi tempi? Allora, serie TV ultimamente sto guardando Boo. Anche con la mia moglie che mi piace, però guarda, io sono più di fantascienza, no? Ok. Star Trek, Star Wars, quella roba lì, quindi tutta la serie loro l'ho vista già, perché sono un appassionato veramente per quello. O se no The Big Theory, anche una serie divertente, mi fa ridere tanto. C'è Sheldon che è impazzito. Quello mi diverte tantissimo.
Anni fa, quando eri calciatore invece, Sì. che tipo di, diciamo, hobby avevi fuori dal campo? Cioè, quali erano i compagni con cui magari vi uscivi un pochino di più? Eravamo tanti brasiliani, quindi io, Serginho, Kaká, Cafu, anche il fratello di Kaká, di Gão, quindi eravamo così attaccati uno all'altro, no? Uscivamo sempre a cena e poi nel momento, era un momento che divertivamo a giocare Call of Duty. Sì, Quindi, sì. in aereo facevamo sempre una rete tra di noi, poi anche Clarence, che come un brasiliano che parla bene portoghese, è aggiunto anche lui, quindi il divertimento nostro è anche quello di stare tutti insieme diariamente, sentirci insieme. Tu normalmente sei una persona abbastanza, diciamo, mattiniera, cioè ti piace svegliarti presto al mattino, anche quando magari puoi riposarti un po' di più, oppure preferisci magari anche stare un po'? Dipende del momento. Adesso sono mattiniere perché mi piace arrivare a Milanello presto, no? Adesso che lavoro nel staff, sicuramente per fare il programma insieme a loro è meglio stare lì magari anche 2 ore prima, così concentriamo di più in quel lavoro e approfitto un po' di fare un po' di allenamento, quindi in questo periodo qua mi sveglio sempre presto, però quando giocavo ti dico non mi piaceva svegliare presto, mi piaceva dormire fino all'ultimo, arrivavo lì sicuramente un'ora prima dell'allenamento, facevo le mie cose, dopo facevo l'allenamento, quindi sono 2 situazioni completamente diverse. Invece adesso, vedendo un pochino come stai guidando questa macchina elettrica, questa BMW elettrica, come ti stai trovando? Cosa noti a livello di differenze un po'? Mi sembra una macchina molto comoda. No, una macchina comodissima, selezionosissima, veramente non sente neanche che sta guidando perché è tutto, direi, tutto morbido, tutto confortevole. Mi sto divertendo, in senso non sono un pilota, però la guida è fantastica. Prossimo acquisto? Chi lo sa. Per quanto riguarda invece appunto la passione per le macchine, no. nel Milan attuale e nel Milan che hai vissuto tu, chi erano i, diciamo, calciatori o anche magari membri dello staff più appassionati di macchine? Ti ricordi di qualcuno che era particolarmente appassionato? Allora, Sheva, mi sa che gli piaceva tanto le macchine, sicuramente era uno che spendeva tanto, direi, perché gli piaceva macchine importanti, grandi, grosse. Calazzi era uno anche che cambiava spesso le macchine di velocità. Io sinceramente non sono un appassionato di macchine, mi piacciono, però preferisco essere sempre tranquillo, avere la mia macchina tranquillissima lì e non avere tanti cambi così, però loro avevano questa passione. Senti, nel viaggio verso Milanello io vorrei anche in brevi tappe ripercorrere anche quello che è stato il tuo viaggio calcistico, ovvero la tua carriera. Sei partito da un piccolo comune nello stato di Bahia, in Brasile, e sei arrivato praticamente sul tetto del mondo e sul tetto d'Europa, no? Ripensando a quando eri un ragazzino, no? A quando ti affacciavi appunto per nelle prime occasioni nel mondo del calcio, sognavi tutto questo, sì, ma ti aspettavi di raggiungerlo? Sinceramente non ho mai sognato così di arrivare così lontano, perché te lo dico, ho iniziato la mia carriera in una squadra piccolissima, era prima anche di Salvador Bahia, era in Alagoas. Ho iniziato dare il primo passo a imparare un po' di più, però te lo dico sinceramente non avrei mai pensato di arrivare nel Milan, perché uscire di quella città lì era praticamente impossibile. Dopo 2 anni una squadra ancora più importante che era il Cruzeiro di Minas Gerais mi ha preso. Allora sì, magari lì dico, cazzo, poi sto diventando un portiere importante, in senso sono uscito da una piccolissima città, da una piccola squadra e adesso sto giocando nel Cruzeiro, che è una squadra importantissima nel Brasile. Allora lì ho dato ancora di più, giustamente dovevo imparare ancora tanto, lavorare tanto, perché avevo la possibilità ancora di crescere e dare di più a quella squadra. L'impatto con l'Italia, con Milano, com'è stato? Immagino non sia stato semplice comunque per un ragazzo che usciva per la prima volta dal suo paese e si affacciava ad un mondo completamente diverso. No, non è stato facile, perché quando sono arrivato qua mi ricordo che quando il Milan mi ha preso, in quel momento lì non potevo più
essere nella squadra perché era passato già il calciomercato e mi hanno fatto in prestito a Lugano. Il mio primo allenamento a Lugano nevicava, pensa a te, un brasiliano il primo allenamento che fa fuori del suo paese nevica, ho guardato così, ma che cosa sto facendo io qua? Però ma avevi mai visto la neve prima? Mai visto, è la prima volta che vedevo un freddo, dico, era tutto veramente una roba tutta strana, però è una cosa che dovevo affrontare, nel senso sono qui, devo sicuramente imparare anche in questo momento qua, quindi anche se è stato un imprestito di 4-5 mesi se non mi sbaglio, ho vissuto quel momento della miglior maniera possibile, non ho giocato però mi ho allenato, venivo sempre, come Lugano è qua vicino, venivo sempre a vedere il Milan giocare a San Siro, andavo sempre a casa di Ronaldo anche se lui era dell'Inter, però era un amico mio, quindi c'era questa convivenza con lui, è una cosa che mi dava anche un po' di tranquillità, perché avere un grandissimo amico mio che abbiamo praticamente iniziato insieme nel Cruzeiro, qua così vicino, mi dava un po' di tranquillità e serenità, giustamente per continuare il mio percorso. Sono stati sicuramente momenti magari non semplici all'inizio appunto per questo ambientamento, però poi direi che ne è valsa la pena di essere arrivato qui, di aver vinto praticamente tutto come dicevamo. E normalmente quello che ogni tanto magari a volte faccio fatica anch'io ad esempio a fare è il realizzare di aver raggiunto un traguardo, di aver fatto un qualcosa abbastanza nell'immediato, no? Cioè non è sempre così semplice riuscire a realizzare quello che sei riuscito a fare. Tu dopo quanto tempo sei riuscito a realizzare di essere diventato un campione del mondo, un campione d'Europa? Cioè è stata subito immediata la cosa oppure ci hai messo qualche giorno, qualche ora per pensarci davvero e capire davvero quello che eri riuscito a fare? Io avevo un sogno, un certo momento della mia vita, te lo dico, era andare in nazionale brasiliana. Quello era una specie di fisso nella mia testa, e tutto quello che facevo nella mia squadra, dico, per arrivare lì devo fare bene nella mia squadra, devo fare vincere, e vincendo le coppe in Brasile, venendo qua nel Milan con questo obiettivo fisso, mi dava più forza ancora di lavorare, più forza ancora di stare nel mio obiettivo. L'ho avuto grazie ai miei compagni sicuramente, che mi hanno dato tanto, grazie anche al mio lavoro, perché ho studiato tanto e è una cosa meravigliosa. Non lo so descrivere a nessuno, ma è una cosa molto 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 grande che tu quando aggiungi, dico, ti dà una soddisfazione enorme. Qual è stata secondo te la vera forza di quel Milan? Sicuramente era un ambiente fantastico, eravamo tutti sicuramente sincronizzati, tutti con gli stessi pensieri, o magari uno già sapeva quello che uno piaceva, che cosa dovevo fare, quindi era una intesa molto grande, sicuramente per questo è diventata una famiglia per tutti, no? Anche dico che anche con un comando di Carlo che dava sempre l'opportunità a tutti di parlare, di comunicare, era una famiglia veramente importante per tutti noi. Chi è il tuo fratello calcistico? La persona che ti ha aiutato di più nel mondo del calcio, se dovessi fare, diciamo, dovessi ripercorrere la tua carriera e pensarci, chi è il tuo fratello calcistico? Per Sergio, sicuramente lui, perché è un amico dentro, è stato un amico dentro di campo, fuori di campo, è una persona che stimo tanto, è una persona che se ho bisogno di qualunque cosa è sempre disponibile, quindi da quando ci siamo conosciuti, quando giocavo nel Cruzeiro fino a pochi giorni fa o anche ieri, perché parliamo sempre, è uno che sempre sta vicino a me, quindi sicuramente è lui. Nel marzo scorso siamo tornati a Manchester e tu in vesti diverse, ma pur sempre tu, sei tornato sotto quella porta lì, che tutti noi ben conosciamo. Noi ti stavamo guardando perché eravamo lì ovviamente con Milan TV anche per fare tutti i collegamenti, noi ti stavamo guardando, ma adesso vogliamo entrare un pochino di più nella tua testa. Quando sei tornato davanti a quella porta per la sessione di warm up, ci racconti un po' cosa ti è scattato in testa? Ti è venuto in mente un po' tutto quello che avevi? Dico solamente una cosa che è venuta in mente in quel momento, era il momento della mia concentrazione prima del rigore.
quando sono entrato, sono guardato la porta, la prima cosa che mi è venuta in mente era quel momento che sono andato dentro, mi concentravo per il rigore, dico adesso devo fare qualcosa, era il mio pensiero, era un momento importante per la squadra, era un momento importante per me, quindi tutta la mia concentrazione era rivolta esclusivamente per per avversari che volevano battere, quindi è stata una cosa importante nella mia carriera, sicuramente importante per il Milan, indimenticabile, e sarà sempre così, perché dopo, quando Sheva ha fatto gol, che è venuto ad abbracciarmi, è stata una sensazione incredibile. Abbiamo parlato della famiglia calcistica, adesso parliamo un pochino anche della tua di famiglia. Vivo con la mia moglie da anni, l'ho conosciuta quando giocavo nel Vittoria de Bahia, quindi siamo insieme già da un po' di anni. Sì. Abbiamo 2 figli, la mia figlia ha 21 anni, il mio figlio ha 17, quindi siamo una famiglia, come ho sempre detto, molto tranquilla, siamo abbastanza uniti, non solamente tra di noi, però mio padre, mia madre, la sua famiglia, quindi siamo sempre in contatto. Quanto ti ha cambiato diventare papà? Tanto, sicuramente tanto, perché a vedere nascere la mia figlia è stata una cosa emozionante, sicuramente è una sensazione, acho che più importante che ho già mai avuto nella mia vita, era vedere nascere la mia figlia, ella è di Vittoria, è stata veramente fantastica. E che tipo di papà sei tu? Noi caratterialmente ti conosciamo, sei un tipo sempre molto sorridente, molto diciamo divertito anche da tutte le cose che fa, ma sei un papà che sa anche essere severo, sei un papà affettuoso, che tipo di papà sei con i tuoi figli? No, sono affettuoso, severo, dipende di quelli che loro fanno. Però mi piace sempre avere l'opportunità di raccontare un po' anche della mia vita, come ho cresciuto, perché oggi sicuramente è cambiato il mondo, no? Certo. Viviamo in un'altra realtà e fare un po' di paragone di quello che ho vissuto io per quelli che stanno vivendo loro è un po' strano, però mi piace raccontare un po', magari così loro capiscono tutto quello che ho vissuto, perché io vedo come loro stanno vivendo la vita, provo a passare un po' di quella che è stata la mia. Insegnare anche un po' di sacrifici, magari. Sì, anche quello, un po' di sacrifici sempre c'è, se no dopo tu non impari mai. Senti, invece con il calcio loro che tipo di rapporto hanno? Ci hai parlato insomma di una figlia, di un figlio, hanno già, per dire, delle idee magari, soprattutto tuo figlio, legate al calcio, cioè vorrebbero fare un qualcosa col calcio oppure non hanno ancora deciso sulla loro strada? No, allora la mia figlia quando era piccolina gli piaceva tanto calcio, guardava, in scuola ha avuto l'opportunità anche di giocare con le sue colleghe, ha fatto tornei, mi piaceva anche, andava a vedere lei giocare, lei faceva, giocava in difesa, ok, faceva anche la fase difensiva abbastanza bene, poi piano piano hai smessa perché adesso fa l'università e non ha avuto più opportunità. Mio figlio non lo so come mai, non è mai piaciuto il calcio, non le piace praticamente nessuno sport, direi. Fa un po' di nuoto, però direi anche un po' forzato, perché ho detto lui deve praticare un sport e lui ha scelto questo, però mi dispiace un po', però sono la loro vita, non è che posso, no, certo, devo lasciare loro crescere, perché secondo me più importante di tutto è anche studiare, avere un studio in questo momento per loro due è importantissimo. La mia figlia sta seguendo la sua carriera, adesso fa l'università come avevo detto e tra poco anche lui. Abbiamo parlato di vite che cambiano, o meglio di vita proprio che cambia. È cambiato però anche il gioco del calcio rispetto agli anni comunque in cui giocavi tu. Quel che ti chiedo è, secondo te come è cambiato? Cioè tu preferivi di più il calcio che hai giocato tu oppure avresti voluto magari anche giocare un po' nel calcio attuale? Cioè quali differenze noti dagli anni in cui giocavi tu? Allora sicuramente ti dico la cosa che più è cambiata è il ruolo del portiere, perché sicuramente adesso è diventato un ruolo ancora più importante, nel senso nella fase di costruzione della squadra. Quando giocavo io non era così, la palla quando arrivava a me dovevo mandare più lontano possibile, non c'era questo ruolo di riparto che abbiamo oggi. Sicuramente se avessi fatto questi ruoli
mi piacerebbe, perché sono una persona che per fare certe scelte dentro del campo sicuramente non sbaglierei così tanto, nel senso di vedere tutto quello che succede nella fase di costruzione di una squadra, come viene l'avversario, quindi imparerei veloce e riuscirei a capire tutto. Le squadre oggi sono più con tanti schemi già pronto, non c'è tanta libertà, perché sicuramente la diversità di questi calcio per il nostro è perché avevamo tanta libertà di giocare, un calciatore poteva fare tante cose perché aveva la qualità, dimostrava questo in campo, e oggi vedo un po' di meno. Con il tempo confermi che era questa occupazione che hai attualmente la tua prima scelta per il post carriera, oppure all'inizio comunque avevi un po' di curiosità anche per altri tipi di ruoli? No, era solamente volevo diventare allenatore della squadra. Ah, quindi avevi in mente di essere proprio allenatore? Allenatore, sì. Ho fatto corso, ho fatto corso UFAB qua a Milano, ho fatto corso UFA a Firenze, a Coverciano, e poi ho avuto l'opportunità di lavorare con Claris, sono andato a Shenzhen come collaboratore e oggi faccio un ruolo completamente diverso, giustamente per imparare ancora di più. Sono vicino a un grandissimo allenatore che è Stefano Pioli, che secondo me è uno che dà tanto per il Milan e sto imparando tantissimo con lui. Magari, chi lo sa, se futuramente si possa diventare ancora avere questo ruolo di allenatore. Che tipo di insegnamenti metteresti in pratica da allenatore? Sicuramente hai imparato da grandissimi allenatori, perché hai avuto comunque Carlo Ancelotti, attualmente ci hai parlato appunto anche ovviamente di Stefano Pioli che sta facendo grandissime cose. Cosa stai, tra virgolette, cosa hai rubato un pochino da loro a livello di insegnamenti? No, sicuramente il comando, non comandare, perché è difficile, non è facile avere tantissimi calciatori nelle squadre e sapere gestire tutti loro. Questo sicuramente è la cosa più importante, come fare che tutto funzioni da una maniera solida e in continuità. Questo è una cosa importante da fare, perché non è facile, perché ogni calciatore ha la sua testa, ha la sua convinzione e tu devi veramente capire tutto quello che passa e trasmettere serenità e continuità sempre. Ci racconti un pochino che tipo di persona è Mike Maignan? Come si è ambientato in questo gruppo di lavoro? È arrivato comunque con una responsabilità importante. Che tipo di ragazzo hai trovato? Allora, ho trovato un ragazzo che ha una voglia enorme di crescere. Sicuramente ha avuto un po' di curiosità qua nel Milan e ha scelto il Milan giustamente per questo, perché prima cosa perché il Milan è una grandissima squadra e lui ha fiducia che questo Milan tornerà a essere grande come una volta, e lui è consapevole che lavorando e si impegnando di più puoi arrivare a fare ancora molto meglio, e lui c'è questa nella sua testa, è una persona che è concentratissima, ha una testa, nella sua testa tantissime cose, in senso del calcio, compagno calcio, vuoi sempre imparare, già parla già italiano, quindi da quando è arrivato a questa voglia di crescere in continuità. Io sono sempre disponibile, provo sempre a passare tutto quello che ho vissuto nel Milan per lui, tutta la mia esperienza in ogni partita che siamo in campo, lo dico più o meno come sarà la qualità dell'avversario, e lui è uno che è sempre attento a tutto, quindi è sempre concentrato, è un grande ragazzo e sicuramente per me crescerà ancora di più e dimostrerà ancora di più di essere un grandissimo portiere. Stiamo arrivando ormai verso Milanello, siamo vicini alla meta e Milanello è stata la tua casa ed è attualmente anche un po' la tua casa, no? Per anni. È un posto dove tu vieni a lavorare, però è consapevole che troverai un ambiente salutare per te. Ho vissuto più qua che a casa mia. Sicuramente è un posto speciale. Che tipo di gruppo vedi tu però attualmente in questo Milan di Mister Pioli? Secondo te dove potrà arrivare questa squadra? È un gruppo che sta crescendo, te lo dico, sono giovani, diciamo guidato per quelli più vecchi, che sicuramente danno un'idea di che cosa si deve fare per crescere e per arrivare in un altro livello. E sicuramente questi giovani qua hanno cresciuto tanto in questo periodo che c'è Pioli, in questo periodo che anche che è arrivato Ibra, che dà la sua impressione, ti fa lavorare ancora di più, perché è uno che tende
giustamente a dare a tutti i suoi compagni questa forza fuori del normale, perché lui è un campione. Giustamente essere un campione e trasmettere a questi ragazzi è importantissimo. Nelson, siamo arrivati? Siamo arrivati. Grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a te.